Se ben ricordi, tempo fa ti ho presentato l'enigma di Cicada 3301. Che cos'era Cicada 3301 non lo diciamo nel caso in cui ti fossi perso il video, e se volessi vederlo ti lascio un bel link alla fine di questo. Quello che sicuramente possiamo anticipare è che Cicada 3301 era una serie di enigmi che ha tenuto col fiato sospeso per anni il popolo del web. Ebbene, l'idea che volevo lanciarti oggi era proprio qualcosa di simile, cioè una piccola sfida. È stato creato un sito già un po' di tempo fa con una serie di enigmi, ognuno dei quali porta al livello successivo. Ho iniziato a farlo giusto da un paio di giorni e mi è venuto subito voglia di condividerlo con te. E allora non perdiamo altro tempo e andiamo a vederlo insieme. Ti senti pronto? Iniziamo! Un paio di precisazioni prima di lanciarci nel vivo di questa sfida. La prima è che ti consiglio di usare Microsoft Edge per accedere a questo sito, che è stato strutturato specificamente per questo browser. Altri browser come Chrome, Opera, Vivaldi, Brave e così via potrebbero darti problemi e renderti più difficile avanzare di livello in livello, come avvisano gli stessi sviluppatori del sito. La seconda precisazione è che questo sito è in lingua inglese, ci sono anche altre lingue come il tedesco, ma quello che voglio dirti è che puoi utilizzare tranquillamente un traduttore se sei in difficoltà e a breve ti mostrerò come fare. Ed ora andiamo ad aprire Microsoft Edge ed attrezziamoci per questa sfida davvero molto intrigante. Come anticipato, andiamo ad individuare l'icona di Microsoft Edge e lanciamolo. La prima cosa da fare sarà aggiungere una estensione nel caso in cui vorremmo tradurre alcune parti di questo sito. L'estensione per Edge che ti consiglio si chiama Google Translate in right click. Andiamo a digitarlo. Effettuiamo la nostra ricerca e vedremo che sarà la stessa Microsoft a proporci questa estensione, o meglio questo add-on per Edge. Clicchiamo quindi su questo sito qui e clicchiamo sul pulsante Ottieni per aggiungere questa estensione al nostro browser. Clicchiamo su Aggiungi estensione e vedremo che verrà installata sul nostro browser. Possiamo quindi chiudere questa finestra e portarci sul nostro motore di ricerca. Quello che tuttavia andremo a fare sarà inserire direttamente l'indirizzo di questo sito, che è piuttosto difficile da trovare con i metodi tradizionali. Andremo infatti a selezionare tutta questa parte qui dell'indirizzo in modo da poterla cancellare e al suo posto scrivere l'indirizzo notpron.com/notpron. Digitiamo invio ed eccoci qui sul nostro sito, pronto tra l'altro per essere tradotto. Quindi ogni volta che vorremo una piccola mano di aiuto da parte del nostro traduttore, ci basterà premere questo pulsante per ottenere la traduzione automatica delle pagine. Clicchiamo sul pulsante Start per iniziare e ci troviamo sul primo enigma. Il suono è molto inquietante. Ho pensato di darti una piccola mano giusto per farti capire come funziona il gioco nei primi 2 o 3 livelli. Il primo livello dice Enter the door, cioè entra nella porta. Credo che la soluzione di questo livello sia abbastanza semplice, ci basterà infatti portarci sulla porta ed accorgerci che il nostro cursore si trasforma in una manina e quindi cliccando sulla porta supereremo il primo livello, trovandoci immediatamente nel livello numero 2. Anche in questo caso, volendo, possiamo cliccare sul pulsante Traduci, che ci traduce i suggerimenti e regole. Può essere interessante dargli un'occhiata, quindi clicchiamoci su un attimo. Traduciamo anche questa pagina e troviamo alcuni consigli per i livelli successivi. Attenzione, consigli non vuol dire soluzioni. Per esempio, per questo livello ci dice il pop-up ti sta dicendo di ingannarlo.
adesso vedremo che cosa significa. Magari usa qualcosa di diverso dal mouse per sbarazzartene, in modo da ottenere il link che stai cercando. La traduzione è un po' zoppicante e qui ci dovrai mettere del tuo. Torniamo quindi sulla nostra pagina e vediamo che c'è un indizio interessante, cioè una manina che indica verso l'alto. Verso l'alto troviamo il notpron.com/notpron/not level 2. Probabilmente ci basterà sostituire level 2 con level 3 per passare al prossimo livello. Digitiamo un 3 al posto del 2, diamo l'invio ed eccoci nel livello successivo. Non sto a spiegarti tutte le volte che è possibile effettuare una traduzione, ma se guardiamo l'immagine noteremo che ogni tanto compare una scritta molto difficile da afferrare. Dovrai stare abbastanza attento per scoprire quello che c'è scritto. Ed anche in questo caso abbiamo un indizio che è un forum specifico su questo gioco. Non ci sono spoiler o soluzioni, ma semplicemente un confronto tra gli utenti che sono allo stesso livello. E quindi potrà essere anche interessante frequentare questo forum per conoscere altre persone che hanno la stessa passione per gli indovinelli e stanno cercando di risolvere questo enigma informatico. Quello che ci viene detto in questo caso è di provare per arrivare alla schermata successiva qualunque cosa accada. Non è una cosa punta e clicca, quindi il nostro mouse ci aiuta molto poco e basta non cercare trucchi. Allora possiamo andare a controllare che cosa ci dicono gli stessi sviluppatori per quanto riguarda questo livello e ci dicono di smettere di essere negativi, smettere di provare a fare clic su qualcosa e di leggere attentamente l'indirizzo. Cosa puoi accendere? Guardiamo un attimo l'indirizzo. Cosa c'è scritto? www.deadball.net/notpron/false. Probabilmente dovremo cambiare il falso in vero. Allora andiamo a digitare true. Proviamo a dare l'invio e ci troviamo sul nuovo livello. E a questo punto io mi fermo. Ti lascio con gli indizi che gli stessi sviluppatori hanno pensato di darci per poter andare avanti nei primi 9 livelli, in modo che tu possa iniziare a testare le tue capacità. Tieni conto che all'inizio questo gioco sembra molto difficile e decisamente poco intuitivo, ma ti garantisco altresì che una volta che sarai entrato nell'ottica sarà sempre più facile capire quale sarà la strada giusta per risolvere tutti gli altri indovinelli e arrivare fino alla fine. Naturalmente non devi lasciarti impressionare dalla velocità con cui ti ho spiegato i vari indovinelli, perché quando è toccato a me superarli ti garantisco che ci ho messo molto ma molto di più. Sono andato un po' rapidamente solo per esigenze di video e per mostrarti quali sono i meccanismi in genere che animano questo gioco. Sono arrivato poco più avanti, quindi potrebbe essere magari una bella idea condividere nei commenti di questo video i propri progressi e magari qualche piccolo indizio per chi non è arrivato ad un determinato livello. Insomma, questo non è uno sprint ma una maratona e il consiglio che ti do è naturalmente quello di non barare, ma siamo in un canale di gentiluomini e gentildonne e quindi ho la massima fiducia che questa community sappia giocare lealmente. E sempre restando in tema di community ci sono un po' di ringraziamenti che faccio molto volentieri oggi, perché abbiamo dei nuovi abbonati che sono entrati a far parte del club dei gentiluomini. Nella fattispecie si tratta di Maurizio Cislaghi, Merilux, Lino Aquilino, Marco Gaudenzi e Claudio Giannesi. Vi ringrazio infinitamente per il vostro supporto e vi mando un salutone. Come di consueto, l'ultimo ringraziamento invece è rivolto proprio a te, che mi hai fatto compagnia e hai giocato con me nel corso di questo video e spero che giocheremo ancora insieme nei commenti a seguire, perché questo gioco voglio arrivare proprio a risolverlo e a capire che cosa c'è in fondo. E detto questo, come sempre non mi resta che salutarti e darti appuntamento alla prossima!